Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che nasce per caso, non era in programma. Mi hanno contattato proponendomi questa presa smart che vendono su Amazon venduta come presa invisibile. Ma capite bene che in una serie come questa, che è una comunissima Vimar idea ma con ad esempio placca argento in metallo, andare a mettere una roba del genere è un pugno in un occhio, non è assolutamente invisibile. Quindi ho riesumato il mio vecchio banchetto, il mio pezzo di legno con cui ho iniziato a fare i tutorial sui Sonoff che mi hanno fatto crescere. Di questo ringrazio Sonoff, ringrazio voi, ringrazio la mia voglia di andare avanti in questo progetto, e torniamo a fare un tutorial sull'installazione di uno di questi dispositivi dentro una presa per renderla smart a tutti gli effetti senza cambiare l'estetica, spendendo pochissimo e avendo un sacco di funzionalità aggiuntive dentro la piattaforma WeLink, che comunque integra un sacco di dispositivi che magari già abbiamo in casa. Infatti quella presa tra l'altro usava un'app sua proprietaria che non era neanche il massimo. Per chi mi conosce da poco, magari grazie al fotovoltaico, a tutti questi video che ho fatto ultimamente, Bluetti eccetera, vi dico che io nasco come, diciamo, insegnante per domotizzare mezza casa nel modo più semplice possibile. Quindi se non avete mai visto i miei video, andate nella galleria che vi lascio qui nelle schede della playlist dei tutorial Sonoff, vi fate, come dico sempre, una cultura generale perché ci sono un sacco di applicazioni disponibili. Vi farò vedere due opzioni diverse con Sonoff Mini dentro la 503, dentro la scatola della presa, per smartizzarla, per domotizzarla in modo molto semplice, con la possibilità di avere anche un comando fisico. E poi vi farò vedere la stessa presa, diciamo, resa smart ma con un Dual R3. Dual R3 che verrà sacrificato perché nell'esempio utilizzeremo un solo canale, ma vedremo poi che potremo usarne anche due, avendo però anche il controllo dei consumi. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Perfetto, situazione di esempio, quindi scatola 503 1, 2, 3 posti, con montata dentro una polivalente, una Unel che ospita sia asciugo che italiane, che occupa 2 posti, solo un posto libero, che può essere una delle situazioni più frequenti, ma potreste anche avere una 503 con una sola italiana centrale, quindi dietro ci sarebbe ancora più spazio. Presa collegata diretta, lampadina spenta, e noi abbiamo una normalissima presa. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere corrente, quindi tirare giù il salvavita, tirare giù la forza, tirare giù il generale, quello che avete per lavorare in sicurezza, questo molto importante, e iniziamo a operare. Quindi togliamo dapprima la placca, dopodiché andiamo ad aprire la nostra 503. Se le viti vengono via, mettetele da parte per non perderle. Cosa troveremo una volta aperto? Troveremo questo, una linea che arriva alla vostra presa. Questa è un esempio di una situazione normale, perché parliamo di prese basse dove normalmente ci sono solo prese. Potrebbe esserci un'altra presa ponticellata, in quel caso conviene prendere un copriforo, sacrificare una presa diretta, perché diversamente non avreste spazio. Ma noi stiamo lavorando su una scatola a filo, quindi senza intonaco sopra, in condizioni dove c'è molto intonaco, dove magari può capitare di trovare il retro della scatola rotto perché magari dietro c'è una cassa vuota. Insomma, in situazioni diverse, anche con un telaio pieno in tutti e tre i posti, riuscite comunque sul fondo a disporre un Sonoff. Scolleghiamo fase neutro dalla presa, quindi blu e marrone. In questo caso arrivano dei fili di sezione 2,5, 2,5 mm, perché la linea forza delle prese normalmente è una linea protetta da un magnetotermico da 16 A che con presa da 16 A e linea da 2,5 vi dà la possibilità di gestire queste correnti. Il nostro Sonoff Mini, in questo caso l'R2, supporta 10 A. 10 A calcolati con 220-230 volt sono 2200-2300 watt. Dobbiamo modificare la linea, le protezioni eccetera? No. Nel senso, sarebbe opportuno mettere a monte un magnetotermico da 10 al posto di uno da 16, ma andremmo a limitare tutte le prese domestiche. È importante ricordarsi che in questa presa smart non dobbiamo attaccare carichi maggiori di questi 2000 watt per stare sicuri, perché altrimenti si guasta il relè interno del Sonoff. Come si procede? Semplicemente in questo modo. Noi apriamo i primi 4 morsetti sulla parte nera, i primi 2 sono neutri, il terzo è la linea, la fase in ingresso, il quarto
quarto è la fase in uscita. Bisogna accorciare la spelatura dei fili perché risulterebbe troppo lunga, una cosa del genere molto corta. Inseriamo la fase in L-in e il neutro in N-in, o il primo o il secondo, indifferente, non cambia nulla. In questo modo stiamo solo alimentando il son-off. Per far uscire fase e neutro che servono anche alla nostra presa, se avete il cavo abbastanza lungo nella scatola potete accorciarlo e usarlo per fare i ponticelli, o altrimenti vi procurate due semplici pezzi di filo. Per andare dal son-off mini alla presa, in questo caso potreste usare anche un filo da 1,5 che porta 10 A, esattamente come il son-off. Li spediamo sempre molto corti per entrare nella morsettiera. Colleghiamo il blu, il neutro, all'altro morsetto rimasto libero, che è solo un ponticello messo per comodità, per fare entra e esci col filo, e la fase di uscita su L-out, dove vanno questi due fili esattamente dove andavano prima alla presa. Quindi il neutro, tante volte mi chiedono ma il neutro si mette nel morsetto vicino alla terra o in quello dall'altra parte? Tecnicamente non cambia nulla, a livello normativo non cambia nulla. Se volete vi posso raccontare la mia abitudine che ormai uso da 20 anni. Io per abitudine il neutro lo metto sempre vicino alla terra, ma ripeto, non c'è assolutamente nessun motivo tecnico, scientifico o di imposizione della forza, non cambia nulla. E la fase dall'altra parte. Mi raccomando, i fili quando si mettono nei morsetti non si arrotolano mai, pettinati dritti, perché questa è la condizione assoluta di tenuta maggiore del rame nei morsetti. Perfetto, arrivati a questo punto cosa dobbiamo fare? Niente, abbiamo assolutamente finito. Lo schema di collegamento è semplicissimo: fase che entra in L-in e che esce per andare alla presa, neutro che in realtà è diretto perché viene ponticellato, sui primi due morsetti N del son-off mini. Se vogliamo aggiungere un comando esterno, basta semplicemente aggiungere un interruttore chiudendo il contatto tra S1 e S2. Cosa dobbiamo fare adesso? Questo dispositivo, questo son-off, va abbinato all'applicazione EWI-Link. Apriamo la nostra app EWI-Link, app che se non avete mai utilizzato si trova sugli store ufficiali Apple e Android senza problemi. Dopo aver creato un account vi ritroverete una schermata del genere, però senza dispositivi. A questo punto bisogna dare corrente, alimentare il tutto. Potete anche farlo dopo aver chiuso tutto, ma è meglio tenere sotto controllo in questa fase il LED di segnalazione del dispositivo. Quindi diamo corrente, dispositivo che deve lampeggiare in questo modo, 2 lampeggi veloci e 1 lento, così è in modalità accoppiamento. Se non lo fosse bisogna tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Tasto blu sotto al centro aggiungi un dispositivo, accoppiamento rapido, aggiungi un dispositivo, dobbiamo identificare la nostra rete a 2,4 GHz come wifi col nome messo qua e inserire la password. Lui parte con la ricerca del dispositivo e lo trova senza problemi. Viene anche già riconosciuto da Amazon, ma questo lo vedremo dopo. Possiamo subito cambiare il nome e lo chiamiamo presa smart. Possiamo attribuire delle stanze, ma è una cosa che possiamo fare anche dopo, e diamo completato. Il dispositivo compare qua insieme a tutti gli altri dispositivi, oppure per primo se non l'avete mai usato, e da questo momento in poi abbiamo il controllo smart di questa presa. Ok? Ora, togliendo di nuovo corrente, siamo sicuri che abbiamo fatto tutto giusto, possiamo richiudere e dopo approfondiamo un po' l'applicazione. Come facciamo a richiudere? Il dispositivo va messo in questo lato dove non c'è nessun interruttore. In base alla vostra serie potrebbe starci tranquillamente anche sul fondo. Vedete? La scatola si riesce a chiudere anche col dispositivo sul fondo, non avendo assolutamente intonaco sopra la scatola. Rimettiamo anche la placca. Abbiamo esattamente la stessa cosa esteticamente che avevamo prima, ma questa volta è diventata smart. Allora, diamo un'occhiata un po' a cosa si può fare con una presa smart. Questo dispositivo qui sotto vedete che ha degli orari, dei timer e dei timer ciclici. Orario vuol dire che possiamo fare delle programmazioni di accensione o spegnimento ripetibili o non ripetibili. Timer vuol dire che abbiamo la possibilità di fare un'accensione con un tempo e un conto alla rovescia. Timer ciclico è un timer che possiamo abilitare e disabilitare pur tenendolo memorizzato nella programmazione, per fare anche qui delle partenze programmate a degli orari con delle accensioni e degli spegnimenti. Insomma, in modo automatico possiamo gestirlo in qualsiasi modo vogliamo. Con i 3 pulsantini qua in alto accediamo alle impostazioni. Qui ci sarebbe la notifica di aggiornamenti firmware. Di tutte le varie funzioni abbiamo la modalità di attivazione esterna che vedremo dopo. Le notifiche push servono a ricevere una notifica quando la presa cambia di stato, un allarme
quando la presa va fuori connessione. Nei registri abbiamo tutti i movimenti che vengono fatti di accensione e spegnimento. L'indicatore di rete serve solo a spegnere o accendere il LED sul dispositivo. Lo stato dell'accensione è importante perché serve per decidere se quando va via corrente e ritorna deve essere acceso, spento o esattamente come era nell'ultimo stato. Impostazione di inching è anche importante perché noi possiamo impostare un tempo di spegnimento automatico che rimane fisso nel dispositivo, che può essere ad esempio 2 secondi. Cosa succede se lo abilitiamo e lo salviamo? Che noi possiamo fare un'accensione e dopo un tot di tempo si spegnerà. Vedete? Questo inching, questo tempo ritardato, vale fino a un'ora perché vi può portare fino a 59 minuti e 59 secondi. La gestione della presa passa anche dai comandi vocali, perché se voi dentro l'assistente di Amazon abilitate la skill di EWI-Link, dovete quindi entrare nell'app di Amazon, su altro cercare skill giochi, cercare la skill che si chiama EWI-Link, dovete selezionarla, abilitarla, la mia è già attiva, e lei farà un collegamento all'account dell'app EWI-Link che gestisce il dispositivo per comandarlo anche vocalmente. Cosa sono i comandi vocali che si possono fare? Sono quelli di accensione e spegnimento. Questa l'abbiamo chiamata presa smart. Accendi presa smart. Vedete che risponde praticamente in tempo reale e anche nell'app cambia lo stato. Oppure possiamo dire spegni presa smart fra 3 secondi. Ok, spegnerò presa smart tra 3 secondi. Voilà, potete gestirlo in un sacco di modi. Poi potete creare degli scenari dentro l'assistente di Amazon o degli scenari anche direttamente in EWI-Link, perché qui abbiamo il tasto scena dove possiamo col tasto più crearne una nuova. Il se è la condizione che fa partire lo scenario, quindi potrebbe essere una programmazione dell'ora del giorno, potrebbe essere un cambiamento dall'alba al tramonto o potrebbe essere una sequenza di accensione insieme ad altri dispositivi. Negli scenari sia con EWI-Link che con l'assistente di Amazon si apre poi un mondo che è verosimilmente infinito. Questa è la gestione smart di una presa in modo totalmente invisibile, comandata solo dai comandi vocali o dall'applicazione. Se volessimo per caso aggiungere anche un comando per avere un interruttore fisico da abbinare alla nostra presa, basterebbe procurarci semplicemente un interruttore della stessa serie, mettere 2 pezzi di filo qualsiasi e collegarlo a questi 2 morsetti grigi che si chiamano S1 ed S2. Questi sono gli ingressi per il comando esterno. Non importa la posizione, è solo un contatto pulito che viene chiuso. Aggiungiamo l'interruttore a fianco alla presa, richiudiamo il tutto esattamente come prima. Ora dobbiamo solo verificare un'impostazione nel dispositivo per il comando esterno, la troviamo alla voce modalità di attivazione esterna, dobbiamo verificare che sia in modalità bordo. In modalità bordo lui accetta un interruttore e alterna il comando dell'interruttore a quello smart, quindi se accendiamo da smart possiamo spegnere da interruttore e viceversa, quindi accendo di qua, spengo di qua, accendo di qua, spengo di qua, accendo di qua. Alexa, spegni presa smart. E tutto lavora in modo alternato. Quando può servire il comando manuale? Dunque, il dispositivo rispetto all'app, se torniamo nelle impostazioni, qui abbiamo questa opzione che si chiama LAN Control. Vuol dire che se il dispositivo è connesso alla stessa rete Wi-Fi del cellulare, in questo caso, continua a rispondere ai comandi. Ovviamente senza internet non funziona l'assistente di Amazon, ma con il Wi-Fi in casa continua a funzionare insieme al telefono. Se per caso si rompe anche il Wi-Fi, abbiamo comunque il comando della presa manuale che continua a funzionare. Vogliamo avere una presa smart ma che ci dia anche il controllo dei carichi e dei consumi? Non lo facciamo con il Sonoff Mini, ma usiamo il Sonoff Dual R3. L'unica cosa è che, tra virgolette, lo sprechiamo perché questo è un dispositivo a 2 canali, ma noi in questo caso con una presa ne usiamo uno solo. Non chiedetemi di comandare 2 prese separate perché diventerebbe, secondo me, complicato farlo stare nella scatola. Quindi ripartiamo da capo. Vedete, questo è un dispositivo che sta anche lui sul fondo, ma diventa leggermente più spesso del Mini, qualche millimetro. In condizioni limite potrebbe essere difficoltoso riuscire a chiudere la scatola. Come lo colleghiamo lui in questo caso? Lui è fatto in questo modo, ha sempre un neutro in ingresso che però non ha la possibilità di ponticellare un neutro in uscita, 2 fasi in ingresso per comodità essendo 2 canali e 2 fasi in uscita, quindi L-out 1 e L-out 2. S1 ed
S2 sono anche loro dei comandi per un interruttore esterno, ma lavorano con una fase, non con un contatto pulito. Quindi all'interruttore che eventualmente vorreste aggiungere bisogna portare una fase e farla tornare indietro su S1 e S2. Quindi come si collega? La fase che va alla presa la mettiamo in questo caso su LOUT1 e attenzione perché i morsetti del Dual R3 hanno una vite che va a chiudere sui fili che è meno efficace dei morsetti con la lamella del Mini. Fate attenzione a mettere bene il filo dentro, a stringere senza esagerare e a vedere che non venga via. La fase in arrivo la mettiamo su uno qualsiasi dei due L-in, sono indifferenti. Per il neutro in questo caso dobbiamo fare un lavoro diverso. Il neutro che arriva dalla rete lo mettiamo nella presa e facendo ponte sulla presa stessa lo dobbiamo mandare anche al SON-OFF per alimentarlo. In questo modo. Quindi il neutro lo ponticelliamo direttamente sulla presa e lo portiamo anche al SON-OFF, esattamente come prima, solo che il ponticello ce l'avevamo sui morsetti del Mini. Quindi diamo corrente. Anche lui deve andare in modalità accoppiamento 2 lampeggi veloci e 1 lento, altrimenti teniamo premuto il pulsante reset per 5 secondi. Torniamo all'app WeLink e aggiungiamo il dispositivo, ma non come accoppiamento rapido, perché questo è un dispositivo che fa accoppiamento Bluetooth. Quindi accoppiamento Bluetooth, ci ricorda come metterlo in modalità di accoppiamento. Vedete che lo trova già qui nei dispositivi, ovviamente dovete avere il Bluetooth attivo sul telefono. Premiamo connetti. Come prima scansione della rete Wi-Fi che deve essere da 2,4. Mettiamo la password, salviamo, viene trovato il dispositivo e viene anche già trovato dall'assistente di Amazon e lì poi ci torniamo perché lo trova in modo diverso. Lo chiamiamo presa consumi e diamo completato. Presa che compare qui ci chiede se vogliamo usarlo come interruttore, come motore o come misuratore. Inizieremo adesso a utilizzarlo come interruttore, quindi scegliamo interruttore e diamo salva. Ora possiamo richiuderlo. Vi dico già che questo sarà un po' più problematico. Conviene mandare i fili che arrivano alla presa tutti da una parte e tenere il dispositivo dall'altra. Questa fase di chiusura vi consiglio di farla senza corrente inserita perché andate a mettere mani dove ci sono fili. Il gruppo prese si riesce comunque a chiudere. Vedete che la scatola chiude perfettamente a filo senza intonaco, chiaramente avendo un po' di intonaco siete più agevolati. Come funziona la gestione dei consumi e l'attivazione? Noi in questo caso abbiamo solo un canale collegato, quindi possiamo gestire il canale 1. Come programmazioni, scene, robe varie abbiamo le stesse impostazioni del Mini, ma una volta attivato il canale premendo qua sotto consumo, andando su canale 1, vedete che abbiamo la corrente e la potenza in watt assorbiti in questo momento, la tensione che arriva, abbiamo addirittura il calcolo tra la potenza apparente, la potenza reattiva e la potenza reale. Qui sotto abbiamo una cronologia di tutti gli assorbimenti che vengono registrati e abbiamo la possibilità di dare una misurazione solo in un tempo da noi prestabilito facendo partire un conteggio di assorbimento, il che può servire per monitorare ad esempio il ciclo di una lavatrice o qualcosa del genere. Nelle impostazioni abbiamo appunto più o meno tutte le stesse cose di prima. Nelle scenari abbiamo la possibilità di creare esattamente come prima delle condizioni. Nel dispositivo presa consumi non abbiamo però la possibilità di monitorare ad esempio un assorbimento e fare una partenza utilizzando appunto quello che rileva il misuratore. Come lavora invece con l'assistente di Amazon? Nei dispositivi vedete che vengono trovate 4 prese consumi perché il curtain sarebbe la gestione delle tapparete. Poi abbiamo lo switch che spegne e accende tutti i canali insieme e poi abbiamo presa consumi outlet 1 che è quella che usiamo noi. Vedete? Ora per dare il comando vocale il nome presa consumi outlet 1 è poco comodo da usare, quindi basta entrare dentro l'assistente di Amazon nell'ingranaggio e si va a cambiare il nome e la chiamiamo semplicemente presa consumi o ad esempio la possiamo chiamare presa lavatrice. Diamo conferma con l'enter, con l'invio, viene memorizzato e in questo caso riusciamo a gestirla con questo nome. Alexa, accendi presa lavatrice. Il nome cambia solo nell'assistente di Amazon perché nella nostra app WeLink continuerà a chiamarsi presa consumi e gestiremo canale 1 o canale 2. Poi c'era un'altra modalità di lavoro, se torniamo nelle impostazioni, quella come misuratore. In questo modo se lo impostiamo come misuratore e salviamo, la presa rimane sempre abilitata, ma lui diventerà semplicemente un misuratore di consumi e basta. Quindi presa che sarà sempre attiva.
ma vengono visualizzati e memorizzati i consumi. Se andiamo nella tabella consumo avremo la memorizzazione per ogni canale. Chiaramente a parità di condizioni ha più senso avere la presa che è anche comandata, quindi tenendola in modalità interruttore, dove non ci sono consumi quando è spenta, rileva solo la tensione di rete, ma inizia a memorizzare tutto quanto quando la accendiamo. Rendere smart una presa senza cambiare l'estetica e le componenti del vostro impianto, in modalità semplice con un Sonoff Mini che può essere anche comandato manualmente, o in modalità più avanzata con il monitoraggio dei consumi, usando un Dual R3 e sacrificandolo per un solo canale, ma se riuscite a farlo stare dentro il tutto potete anche mettere un'altra presa sempre nella 503 e avere il controllo separato dei due canali. Come gestione della corrente il dispositivo supporta 15 A su entrambi i canali insieme, ma sempre 10 A massimi per ogni canale. Però 10 A massimi vi ricordo che sono più di 2000 watt, quindi magari non un forno ma una lavatrice da 1700-1800 watt la supportate senza problemi. Bene, spero di essere stato il più chiaro possibile. Spendiamo quanto? Vi consiglio di acquistare i vostri Sonoff e altri dispositivi domotici che abbiamo provato o che non ho ancora provato sul sito degli amici di Expert4House, e come spesa per realizzare questo progetto spenderemo circa 10 euro per comprare un Sonoff Mini, 15,90, 16 euro per un Sonoff Dual. Mi raccomando, comprate il Dual normale, non il Lite, perché il Lite non ha il controllo dei consumi. Usate il link che vi lascio nella descrizione del video per accedere al sito, poi semplicemente cercate Mini R2 nella casella di ricerca o Dual R3 nella casella di ricerca e usate il codice sconto che vi lascio sempre in descrizione. Abbiamo speso pochissimo, abbiamo ottenuto secondo me un risultato ineguagliabile. Per il discorso degli ampere che supportano i dispositivi, 10 ampere sono comunque 2200-2300 watt. Potete attaccarci un forno da 2100 watt? Sì, chiaramente il relè interno sarà sollecitato maggiormente, non è pericoloso ma potrebbe rovinarsi il relè e non funzionare più il dispositivo. In quel caso per i più pratici sarebbe consigliabile utilizzare un contattore, un relè di appoggio, ma diventa un'installazione un po' più tecnica. Non mi ricordo se ho fatto qualche video in merito perché ho perso il conto dei video che ho fatto, però io comunque vi ringrazio di averlo guardato fino in fondo, un bel like se vi è piaciuto, soprattutto non costa nulla cliccare iscriviti, mi fareste un grosso favore e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!